La situazione rischia di sfuggire di mano. Finita, si vede molto che sono sporco in viso. Ho i Krampus davanti, sinceramente mi incutono un po' timore, ma noi ovviamente non ci facciamo spaventare. Giornata più bella dell'anno questa, veramente. Sì, seguiamo San Nicolò. Chissà domani quanto mi hanno sporcato. Ogni anno a Vipiteno succede una cosa strana. Le persone si tingono il volto di nero, indossano pellicce e campanacci e creano un po' di caos tra le vie. Ma perché lo fanno? E soprattutto, cosa c'entra questo col Natale? Siamo a Vipiteno, nel nord dell'Alto Adige, un posto che sembra uscito da una fiaba. Bancarelle, luci natalizie, odore di vin brûlé nell'aria, tutto nella norma. Ma dietro a questa atmosfera c'è una tradizione che porta un po' di caos tra le vie e tutta la città si riempie di rumore. Bene, oggi sono qui per scoprirlo, voglio capire chi sono i Krampus e perché questa tradizione, anche dopo secoli, permane nel tempo. Ok, questo è il centro nevralgico di Vipiteno, questa è via Città Nuova e quella è la Torre delle 12 che sta proprio suonando perché sono le l'1:15, non so perché. Comunque, qui ogni negozietto, ogni ristorantino ha un albero di Natale ben addobbato, quindi tutto è pronto per il Natale, ma penso anche per i Krampus, non so bene cosa aspettarmi. Già campanacci, situazione, luci. Nonostante Vipiteno sia uno dei borghi più importanti dell'Alto Adige e uno dei borghi più belli d'Italia, ho quella sensazione di incontrare persone che già si conoscono. A parte i turisti che vengono qua per i mercatini, per i Krampus e per vedere la bellezza del borgo, tutti i locali hanno quel feeling tra di loro. Io voglio rompere questa piccola barriera che si crea tra chi abita e chi visita e conoscere le vere tradizioni, non quelle che si leggono sui giornali, quelle che si vedono su Instagram, sui social. Voglio capire la verità. Andiamo a cercare qualcuno disposto a chiacchierare con noi e a darci quelle informazioni che ci servono. Noi cerchiamo la realtà. Buongiorno, lei è di Vipiteno? Sì. Quanti abitanti ha Vipiteno? 8.000? Sì. Allora, Vipiteno ha 8.000 abitanti, quindi è confermata la mia teoria secondo la quale tutti si conoscono. Ho quella sensazione che tutti sanno, ma nessuno vuol parlare. Tutto ciò mi mette un po' in guardia rispetto a quello che potrebbe accadere domani, ma per toglierci ogni dubbio andiamo a intervistare Claudio Rossi, ex Krampus. Qua siamo al Frickhof. Il Frick è la famiglia di Vipiteno di macellai. Da quando c'è la tradizione dei diavoli sono sempre molto collegati alla tradizione, quindi anche loro da generazioni facevano sempre parte dei diavoli e hanno sempre messo a disposizione il loro maso per tutti i preparativi. Siamo più che altro un gruppo di amici, cioè siamo sempre stati un po' liberi perché vogliamo chiaramente scegliere noi i membri, perché è una cosa anche molto delicata e è una tradizione che noi vogliamo assolutamente mantenere nel tempo, no? Questi ecco, ragazzi qua sono futuri Krampus di questi domani? sono tutti Krampus. Tutti Krampus. Chi fa il Krampus la prima volta, quindi chi entra nel gruppo la prima volta, deve fare il muretto. Almeno un anno che Però a accompagna che età San si Nicolò. entra? 18. Quindi tu devi essere... Quindi tu a 18 anni puoi decidere di entrare nell'associazione dei Krampus? Nì, perché non è un'associazione. Puoi decidere di chiedere ai membri dei Krampus se ti fanno entrare. Le regole sono: devi essere di Vipiteno, non devi essere sposato, devi avere 18 anni e devi andare bene al gruppo, perché comunque, vedete, di feeling, simpatia. esatto, questo. feeling, simpatia, ma comunque c'è da lavorare, c'è un mondo attorno Sì. tra il fare i sacchetti di San Nicolò, Preparazione, organizzare San Nicolò, immagino. preparare, cioè un mese che stiamo preparando, no? Quanti siete? 24 Krampus, 6 Moretti e quelli dell'organizzazione sono una decina, 4 San Nicolò, quindi siamo una 35 persone. I disturbatori, li chiamano in tedesco, si chiamano Tratzer, sono quelli che vanno a rompere le palle ai Krampus. Tutti i giovani di Vipiteno, allora, il 5 spingono? No, non spingono. Allora il campus non si tocca, è la regola non scritta, però quelli di Vipiteno lo capiscono. Vietato toccare i Krampus. L'obiettivo è andargli il più vicino possibile e appena lui corre, scappi. Tu ti fai rincorrere dal campus. Qua arrivano i sacchetti di San Nicolò. Ciao. Oi. Sì, noi siamo le figure dei diavoli, però noi organizziamo anche San Nicolò. Ci sono 700 sacchetti che vengono fatti ogni anno con donazioni di tutti i negozi che ci sono di Vipiteno. Quindi dalla comunità per la comunità. Esatto, dalla comunità per la comunità, e questi sacchetti domani alla sfilata San Nicolò li distribuisce ai bambini. Tanti spesso che non capiscono la tradizione ce l'hanno con noi, ma il Krampus, qua e là. Però noi siamo anche San Nicolò, cioè noi siamo tutta la festa, senza di noi non ci sarebbe. Quindi il folklore è rappresentato sia dalla figura di San Nicolò Giusto. che comunque
come siete voi, Sì. sia dalla figura di Krampus Giusto. che accompagnano San Nicolò. Allora, questa interazione tra il bene e il male. Esatto. No? Quindi la tradizione è una tradizione pagana, esiste dal 500-700, dove c'è questa figura del Krampus. Noi però ci preferiamo chiamare diavoli, perché noi siamo i diavoli di Vipiteno, noi siamo i Teufel, non siamo i Krampus. I Krampus sono un po' tutti gli altri, noi siamo i Teufel. Come detto, abbiamo la faccia sporca di fuliggine, è qualcos'altro perché è grasso di maiale e colore in polvere. Da noi la tradizione è arrivata dai minatori della Val Ridanna. Per questa tradizione avevano le facce sporche di fuliggine. Ci saranno i Krampus piccoli, ci sono anche quelli più piccoli, quindi questa noi lo chiamiamo l'inferno, quindi questa è la piccola Hölle. Questo è dove i Krampus si siedono quando fanno il giro attorno a Vipiteno. I più giovani qua. Allora, primo anno Moretto, secondo anno se fai il Krampus seduto qua, perché se è bagnato qua spruzza e quindi è il posto peggiore. Man mano che vai avanti negli anni ti meriti un posto indietro. I più vecchi sono seduti qua, è il costo più comodo. Di solito quelli che fanno il Krampus l'ultimo anno sono vestiti tutti di nero. Gli altri gambe rosse e braccia rosse. Qui c'è una pelliccia che può essere di capra o anche sintetica. Sulle mani e sui piedi abbiamo anche lì delle pellicce che possono essere di stivali o altre cose. Però sappiamo già che ci sono di mezzo teste calde che già sono magari famosi per aver fatto casini in giro. Non si prendono, quelli non entrano perché è troppo pericoloso. Cioè noi vogliamo mantenere la tradizione, se succede una stupidata ci salta tutta la festa, ma siamo riconoscibili per la gente, ma stiamo anche molto attenti. Molto Per importante. noi è un Sì, principio. sì, sì. Le Jeep dei diavoli ci vengono prestate da gente del posto. Una vecchia campagnola dei pompieri. Ora la sirena. Da turista quanto devo essere spaventato dei Krampus? Non devi essere spaventato. Noi conosciamo la gente, quindi tu capisci subito se uno è un turista e uno è un disturbatore. Dal modo in cui è vestito, dal modo in cui si pone. Quindi un disturbatore ha giacche vecchie, 3-4 pantaloni addosso, guanti da sci vecchi e è lì così. È lì così che è pronto a scappare. Un turista magari è così, quindi sai già come interagire. Un turista gli sporchi il naso, al disturbatore gli corri dietro, no? Quindi un turista non deve essere spaventato perché comunque è un'interazione, sappiamo prenderli. Tu non vuoi essere sporcato, non vieni sporcato, quindi c'è proprio questo codice anche nostro. E altre regole di codice etico di un Krampus, di un diavolo di Vipiteno? Se qualcuno vuole essere lasciato in pace, lo si lascia in pace. Durante la sfilata non devi essere ubriaco perché sennò la sfilata non la fai. Non si va mai al limite. No, non si supera mai il limite e non si vuole neanche arrivare al limite perché non è il modo. Noi lo chiamiamo la Hölle, l'inferno, quindi questo è il carro principale dove ci sarà il fuoco. Qua avrà il fuoco acceso, butta cenere, fuliggine nel fuoco, batte col martello sull'incudine. Ecco, allora questo è il copricapo, composto di una struttura in alluminio con uno di quei beretti che conoscete con le orecchie lunghe, dove poi viene montato. Questo è un crine di cavallo. Sotto c'è una parrucca e questa è quella che si mette. Poi a seconda del tipo di corna che si prendono e quante crine di cavallo ci sono, diventa più pesante o più leggera. Diciamo che il giorno dopo il collo fa abbastanza male, avendola tutto il giorno in testa. Se vuoi puoi tranquillamente anche mettertelo. Sì? Quindi sono pronto. La prima sensazione è di un peso esagerato in testa. La mia è una delle più leggere, ti dico solo. Quindi questa è una dei copricapi leggeri. Simulazione di corsa? Questi sono i piedi, quindi questa è la parte superiore, quindi è tipo un gilet di pelo. Queste sono le mani e poi c'è questa. Le catene. Sì. Che sostituiscono i campanacci. Esatto, che sono un po' per fare rumore, quindi questo è un po' il rumore delle catene. Chiaramente la catena, se vuoi alzarla, pesa abbastanza. E poi c'è questa parte qua, cintura e borsellino. In questo borsellino i diavoli più vecchi, perché quelli giovani, quelli che lo fanno il primo anno non possono averlo, te lo leghi qua e qua dentro, quando prendi questo misto di grasso di maiale e fuliggine, te lo metti qua dentro in modo che quando vai in giro puoi prenderlo e sporchi la gente. Claudio, è arrivato il momento di Va bene. salutarci. Niente, Ti ringrazio dai, per questa niente, chiacchierata. Ci vediamo domani. Ora sono molto curioso di sapere come i vipitenesi vivono questa tradizione. Chi non è un Krampus, ma comunque fa parte della comunità. Andiamo. Da vipitenese doc, crescendo con questa tradizione, come l'hai vissuta? Cosa ne pensi? Da giovane sono sempre andata anche alla sfilata. È proprio un posto dove si incontra tutta la gente giovane, ma anche
quelli più anziani, ma anche i piccoli bambini. Quindi è un momento anche per fare networking con la comunità, un momento di unione e di inclusione di tutta la città di Vipiteno, no? In quella data sono proprio tutti che vengono in città a festeggiare questa giornata. Una cosa che ho imparato è che ciò che vediamo magari dai social media è solo una piccola parte, una punta dell'iceberg di ciò che viene effettivamente è la tradizione dei Krampus. Quindi c'è molto lavoro di tradizione dalla comunità alla comunità. Ovvio che la parte dei Krampus, il momento goliardico, è la parte che attira più l'attenzione, quindi ha più risonanza sui social, però non è solo questo. Ciao, sono Silvia, sono qui per rispondere a tutte le domande che hai. Il Krampus è visto molto bene dai vipitenesi, ma invece dal turista medio che visita Vipiteno? Allora, secondo me, se si assiste alla normale sfilata alle 18, sempre il 5 dicembre, è folcloristico, è sicuramente forte, ma è molto bello, visto così, comunque è tutto regolamentato, eccetera. E ci sono mai stati, non casi di lamentela, ma qualcuno, cioè il turista medio viene spaventato da queste situazioni? Forse le lamentele più grandi sono state magari di aver sporcato, magari col grasso, qualche giacca, però assolutamente noi diciamo a tutti, anche sui manifesti c'è scritto di vestirsi, cioè che non si risponde in caso di danni, e di vestirsi comunque in modo consono alla tradizione. Ecco. Cena tipica, dobbiamo fare scorta di energie per la giornata di domani. Zuppa di goulash e un maxi canederlo allo speck. Buongiornissimo, oggi è il grande giorno. Andiamo a recuperare ulteriori energie. Oggi ci serviranno. Buongiorno. Direi che ci siamo. La mattina inizia bene. Tante energie perché oggi ci sarà da correre. Siamo arrivati da Freakoff, headquarter. Cos'è stato? Headquarter dei Krampus di Vipiteno. Andiamo a incontrarli. Hey! I petardi non erano inclusi nel menù della giornata di oggi. Guardale qua, 1, 2, 3, 4 camionette pronte per andare a visitare scuole, ospedali, RSA e tutte le strutture della comunità. Oddio. Ok. Quindi pantaloni rossi e maglia rossa vuol dire che o è giovane, perlomeno non è all'ultimo anno. Ah, si stanno pitturando, vieni. Questo è quello che diceva ieri, grasso di maiale e pigmento nero che mischiato va a dipingere i volti dei Krampus. Tozoni, io direi sì. Macchine cariche e Krampus pronti. Direzione scuola italiana e casa per anziani. Lui è San Nicolò e questa è la scuola italiana, prima visita di oggi nelle scuole di Vipiteno. È una tradizione talmente sentita che tutti i bambini delle scuole aspettano questo momento. C'è chi li teme, c'è chi li adora, c'è chi li aspetta e comunque tutti si fanno sporcare il viso. Sembra che l'obiettivo sia farsi sporcare il più possibile la faccia e non solo. Quindi San Nicola in questo momento sta distribuendo dolci, regali e così dei bambini, ok? Ha portato tutti i sacchettini ai nostri bimbi più piccoli delle primarie e adesso insomma ha scacciato via il male, diciamo così. Seconda visita della giornata, Krampus e San Nicolò, casa di anziani. Tutto questo viene fatto per coinvolgere quanto più possibile la comunità di Vipiteno.
Questa è sicuramente una tradizione molto intensa, estremamente sentita da tutta la comunità, giovani, meno giovani, turisti, non turisti, e proprio per questo a 10 minuti dal centro della città abbiamo Monte Cavallo. E che fai, te ne privi? Certo che non te ne privi. Andiamo a slettare. Sì, io sono Mattia, ho 25 anni, sono qua di Vipiteno, lavoro qua a Monte Cavallo dove stiamo salendo al momento. Oggi abbiamo giornata di apertura, prima giornata della stagione. Oggi è il primo giorno? Oggi primo giorno, sì. Spettacolo, apertura della pista di slittino. Apertura anche della pista da slittino, Ok. pista da slittino più lungo d'Italia, 10 km, che poi anche dopo proveremo. E niente, qua siamo al momento sopra di Vipiteno. E tu Niente. come vivi questa tradizione, questo momento di tutto il paese, tutto il borgo in festa? Come lo vivi tu questo momento, questa giornata? Qua da noi è un po' difficile a descriverlo perché si deve un po', non so, se si cresce con la tradizione sicuramente si ha un'altra vista sulla tradizione in generale. Ma a te piacerebbe fare il Krampus? Mi hanno chiesto un paio di volte però no, a me mi piace più andare con gli altri, correre via dei diavoli. Ok, quindi ti piace più fare il disturbatore che Esatto, che il giustamente, Krampus, sì, ok? sì, no, io sono un disturbatore, sì. Ok. Adesso un po' non più, sono diciamo in pensione, però da giovane assolutamente Ok. era un giorno, sì, il giorno più bello dell'anno, Sì, vero? assolutamente sì. E quindi se dovessi descrivere tu la tradizione dei Krampus, come la descriveresti? Beh, la descriverei come è una giornata che si passa insieme con tutta la città, non solo con gli amici, proprio sono tutte le generazioni, tutti insieme. Per me non so un altro giorno nell'anno dove tutta la città, tutta la comunità festeggia insieme una cosa. Allora, la situazione è fresca. Oggi giornata di apertura delle piste qui a Montecavallo. Siamo qua perché la giornata del 5 dicembre, questo è il 10, il 5 dicembre non è solo Krampus e non è solo mercatini, ma è anche Montecavallo. Un monte esattamente in città. Non tutti possono vantare di avere una montagna attaccata al centro. Ora siamo qui per slittare. Senti che pace, che tranquillità. Siamo in mezzo al bosco. Credo sia un vantaggio enorme poter avere a definizione questo paesaggio a letteralmente 10 minuti di distanza dal centro della città di Vipiteno. Ok, siamo arrivati a Furhutte. Io spero che qui mi riempia di cibo perché ho proprio bisogno di energia. Forse sono ripetitivo, ma mi aspetterei una serata di corsa. Quindi ci sta. Qualcuno che cucina per me no, però diciamo che è una cosa che non... Mangiato abbiamo mangiato, bevuto abbiamo bevuto, ora in qualche modo bisogna scendere a valle. Ok, ora recuperiamo le slitte, slitta recuperata, ci siamo, rodaggio fatto. Sicurezza prima di tutto, tra l'altro da quest'anno il casco è anche obbligatorio, quindi non ce ne priviamo. Ok, let's go! E che fai, te ne privi? È certo che non te ne privi! Pista da slittino più lunga d'Italia! 10 km Montecavallo, adrenalina pura! Pronto per Milano Cortina 2026! Attenzione! Bellissimo! La slitta è sempre fighissima, ma ricordiamoci che abbiamo una missione da portare a termine. Ora riconsegniamo le slitte e si torna in centro città. Cremato incremato, ci siamo. Ci hanno suggerito di indossare gli indumenti più vecchi che abbiamo, quindi devono essere sia vecchi che caldi, sia per proteggerci dal freddo, sia per proteggerci da eventuali frustate dei Krampus. Quindi calzamaglia sotto, tuta vecchia sopra, ora pile e giacchetta. Abbiamo sentito i petardi, questo significa che i Krampus sono partiti da Città Vecchia. Non mi hanno ancora sporcato fortunatamente o sfortunatamente, ma cercheremo di fare il possibile. Partono dalla Città Vecchia, superano la porta, Torre delle 12 e corrono in questa direzione. Noi li aspetteremo qui cercando di entrare nel vivo della tradizione.
E che fai? Te ne privi? È certo che non te ne privi. Andiamo! I Krampus davanti, sinceramente mi incutono un po' timore, ma non ci facciamo spaventare. Continua il corteo. Quando partono alla carica non ce n'è per nessuno. La regola è stare non vicini ai ragazzi completamente pitturati, e ve lo dice un ragazzo completamente pitturato. Per vivere la tradizione al massimo dobbiamo stare nel sottile equilibrio tra i provocatori che cercano di farsi rincorrere, cercano di toccare, di stuzzicare la rabbia dei Krampus, e le persone comuni che alla fine... Ecco appunto, e le persone comuni, semplici turisti che si godono la tradizione. E il limite è molto sottile, molto sottile. Cioè oggi è la giornata più bella dell'anno. La giornata più bella dell'anno questa, veramente. Sì. Si vede molto che sono sporco in viso. Abbiamo capito che la tradizione di Vipiteno si distingue molto dalle altre valli altoatesine per vari aspetti: il fatto che si tingono il volto invece che per le maschere, il fatto che hanno tute rosse o nere in base al loro in base al grado di anzianità che hanno all'interno del gruppo dei Krampus. E solo adesso che tutta la sfilata è finita mi sento ancora un pochino più parte della comunità. So che può sembrare solo caos e a tratti anche un po' duro, ma per chi vive qui questa è la vera tradizione, fa parte della cultura. Un vero vipitenese stasera era in piazza. Grazie a Claudio, Charlotte, Silvia e tutte le persone che hanno preso parte a questa grande giornata per rendermi partecipe anche in piccola parte di questa grande tradizione. Quindi spero vivamente che questo video ti sia piaciuto. Io vado a lavarmi. Ciao!